La vita colpisce duro. In questo momento, mentre guardi questo video, qualcosa dentro di te si sente bloccato, come se stessi correndo su un tapis roulant senza andare da nessuna parte. Stai inseguendo la felicità, ma continua a sfuggirti dalle dita. Perché? Perché nessuno ti ha insegnato queste brutali verità che sto per condividere. Ho trascorso anni studiando, perché alcune persone trovano una felicità autentica, mentre altre annegano nella miseria. La differenza non è fortuna, è accettazione. Le persone più felici non sono quelle con vite perfette, sono quelle che hanno accettato queste dure realtà e hanno costruito le loro vite attorno ad esse. Queste non sono verità confortevoli, faranno male, metteranno in discussione tutto ciò che pensi di sapere, ma una volta che le avrai assorbite, veramente accettate, la tua vita si trasformerà in modi che non avresti mai creduto possibili. Sei pronto a sentire ciò che la maggior parte delle persone passa la vita intera ad evitare? Capitolo 1. Alcune persone sono capitoli temporanei, non storie di una vita. Quell'amico che ha promesso di esserci sempre, quel partner che ha giurato di non lasciarti mai, a volte se ne vanno e questo ti distrugge dentro. Ecco la brutale verità. Non tutti sono destinati a rimanere nella tua vita per sempre. Alcune persone sono solo di passaggio, ti insegnano lezioni prima di continuare il loro viaggio altrove. Come ha scritto Seneca, ogni nuovo inizio viene dalla fine di qualche altro inizio. Questa saggezza stoica ci ricorda che le relazioni hanno cicli naturali. Pensaci, tu sei in costante evoluzione, crescita, cambiamento. Lo stesso vale per tutti gli altri. A volte questi cambiamenti spingono le persone in direzioni diverse. Non si tratta di tradimento o fallimento, si tratta del flusso naturale della vita. Il vero dolore non deriva dalla perdita delle persone, ma dall'aggrapparsi disperatamente a relazioni che hanno servito il loro scopo. Ti esaurisci cercando di rianimare connessioni che sono naturalmente scadute. Quando ti aggrappi troppo strettamente, non stai solo facendo del male a te stesso, ti stai negando la possibilità di incontrare coloro che si allineano con chi stai diventando. Ricorda, quando qualcuno lascia la tua vita, crea spazio per nuove relazioni, nuove opportunità, nuova crescita. Ma non potrai mai sperimentare questi doni se stai stringendo il passato con entrambe le mani. Questo non significa che smetti di preoccuparti di coloro che se ne sono andati. Significa onorare ciò che è stato, imparare ciò che dovevi imparare e andare avanti con un cuore aperto piuttosto che con un pugno chiuso. Le persone destinate a percorrere questo cammino con te non avranno bisogno di essere convinte a restare. Rimarranno attraverso uragani e tempeste di grandine perché i vostri percorsi sono genuinamente allineati. Accetta che alcuni addii non sono tragedie, sono transizioni necessarie. Quando lo farai, smetterai di sprecare energia preziosa in relazioni scadute e la investirai in connessioni che nutrono la tua crescita. Capitolo 2. L'illusione del controllo è la tua più grande prigione. Pianifichi, ti prepari, crei strategie dettagliate per come la tua vita dovrebbe svolgersi. Poi la realtà colpisce e tutto crolla. Perché? Perché stai cercando di controllare l'incontrollabile. Fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. Queste parole di Epitteto contengono una verità a cui la maggior parte di noi resiste. Hai molto meno controllo di quanto pensi. Guarda la tua vita. Quanto tempo sprechi cercando di controllare cose fuori dalla tua portata. Le opinioni degli altri, crolli del mercato, pandemie, disastri climatici, la tempistica delle opportunità, tutto completamente fuori dal tuo controllo. Ma ecco cosa puoi controllare: le tue risposte, i tuoi atteggiamenti, i tuoi sforzi, i tuoi valori. Questo è tutto. Tutto il resto è soggetto a forze più grandi di te. Quando ti aggrappi all'illusione del controllo, vivi in costante ansia, perennemente deluso, quando la realtà non corrisponde alle tue aspettative. È come cercare di trattenere l'oceano a mani nude, estenuante, futile. Alla fine ti spezza. Il vero potere deriva dal riconoscere il confine tra ciò che puoi e non puoi influenzare.
Quando smetti di combattere contro la realtà, scopri un profondo tipo di libertà. Pensa alle tue più grandi preoccupazioni attuali. Quante di esse riguardano cose che non puoi controllare direttamente? Le scelte di tuo figlio adulto, l'umore del tuo capo, l'economia, una diagnosi di salute, i sentimenti del tuo coniuge. Ti esaurisci cercando di manipolare risultati che non spetta a te determinare. Lasciare andare non significa diventare passivi. Significa concentrare la tua preziosa energia dove realmente conta, sulle tue scelte, le tue azioni, la tua mentalità. Significa danzare con la vita piuttosto che lottare per metterla a terra. La prossima volta che qualcosa non va come previsto, chiediti: è qualcosa che posso controllare? Se no, fai un respiro profondo e reindirizza la tua attenzione verso ciò che può influenzare. È lì che risiede il tuo vero potere. Capitolo 3. Ogni fallimento è un acconto sul successo futuro. Quella lettera di rifiuto, quell'attività che è crollata, quella relazione finita in fiamme. La società ti insegna a nascondere questi fallimenti, a vergognartene. Ma ecco la verità che non vogliono farti sapere. Il fallimento non è il tuo nemico, è il tuo più grande insegnante. Come ha detto Marco Aurelio, l'impedimento all'azione promuove l'azione. Ciò che ostacola diventa la via. I tuoi fallimenti non sono ostacoli, sono la strada stessa. Siamo onesti. Il fallimento fa male, umilia, ti fa mettere in discussione tutto di te stesso. Ci sono passato, tutti ci siamo passati, ma la differenza tra chi alla fine ha successo e chi no non è il talento o la fortuna, è il loro rapporto con il fallimento. Ogni persona di successo che ammiri ha un cimitero di fallimenti alle spalle. Quando fallisci, il tuo cervello crea nuove connessioni neurali, la tua prospettiva si espande, scopri cosa non funziona, avvicinandoti di un passo a ciò che funziona. Ogni fallimento è un ingrediente necessario nella ricetta del successo, ma non romanticizziamo. Fallire pubblicamente è come stare nudi in una stanza affollata. Tutti vedono la tua inadeguatezza. Alcune persone addirittura celebrano la tua caduta. In quei momenti mollare sembra l'unico modo per sfuggire al dolore. È proprio qui che la maggior parte delle persone si ferma, poco prima della svolta. Interpretano il fallimento come prova che non sono abbastanza bravi, piuttosto che come il prezzo d'ingresso per qualsiasi cosa che valga la pena. La prossima volta che fallisci, e fallirai, non fuggire dal disagio. Resta con esso. Estrapolane le lezioni. Chiediti: cosa mi sta insegnando questo? Come posso crescere da qui? Poi rialzati e riprova, questa volta in modo più intelligente. I tuoi fallimenti non ti definiscono a meno che tu non lo permetta. Non sono la fine della tua storia, sono i colpi di scena che la rendono interessante. Capitolo 4. La vera felicità è un lavoro interiore. A tutti noi è stata venduta la stessa bugia. La felicità proviene da circostanze esterne. Ottieni la promozione, trova il partner perfetto, compra la casa più grande, perdi peso. Allora sarai felice. Eppure probabilmente hai già raggiunto molte di queste cose, solo per scoprire che l'aumento di felicità era temporaneo nel migliore dei casi. Perché? Perché hai cercato nei posti sbagliati. Epitteto ha catturato perfettamente questo concetto. La ricchezza non consiste nell'avere grandi possedimenti, ma nell'avere pochi desideri. Questa saggezza indica una verità scomoda. La felicità non è qualcosa che insegui attraverso conquiste esterne, è qualcosa che coltivi dall'interno. Pensaci logicamente, se le circostanze esterne determinassero la felicità, allora ogni persona ricca, famosa e bella sarebbe perennemente gioiosa. Sappiamo che non è vero. Alcune delle persone più privilegiate sono profondamente infelici, mentre alcune che affrontano vere difficoltà mantengono una pace interiore che sembra incrollabile. La dura realtà è che legare la tua felicità a cose fuori dal tuo controllo, l'approvazione degli altri, i possedimenti materiali, risultati specifici, è una strada garantita verso la delusione. Queste cose sono temporanee, in costante cambiamento e mai completamente alla tua portata.
La vera felicità, quella che dura, viene da dentro. Emerge dalla gratitudine per ciò che già hai, dall'autoaccettazione piuttosto che dall'automiglioramento, dal vivere in allineamento con i tuoi valori piuttosto che con le aspettative della società. Questo non significa che le circostanze esterne non contino. Povertà, malattia e ingiustizia causano una vera sofferenza, ma anche in mezzo a circostanze difficili, la tua risposta interna determina la tua esperienza. Guarda la tua vita. Quante volte hai detto «sarò felice quando...» Quante volte raggiungere quell'obiettivo ti ha dato la soddisfazione duratura che ti aspettavi? Il bersaglio continua a spostarsi perché la fonte della felicità non è nel risultato, è nel tuo rapporto con il momento presente. Inizia a praticare la gratitudine quotidianamente, non come un esercizio alla moda, ma come un fondamentale riorientamento della tua consapevolezza. Smetti di paragonare la tua realtà ai momenti salienti degli altri. Impara a stare con emozioni scomode, senza il bisogno di fuggirle. Identifica i tuoi valori fondamentali e costruisci la tua vita intorno ad essi. La felicità non è qualcosa che ti accade, è qualcosa che coltivi deliberatamente, dall'interno verso l'esterno. Prima accetti questa verità, prima smetterai di inseguire ombre e inizierai a costruire qualcosa di reale. Capitolo 5. L'approvazione universale. È impossibile e non necessaria. Hai passato anni della tua vita cercando di farti piacere da tutti, adattando le tue opinioni, nascondendo parti di te stesso, dicendo sì quando intendevi no. E nonostante tutti questi sforzi, ci sono ancora persone che ti disapprovano, ti giudicano o ti detestano attivamente. Ecco la verità liberatoria. Non piacerai a tutti e va benissimo così. Come consigliava il filosofo stoico Marco Aurelio, non smette mai di stupirmi. Tutti amiamo noi stessi più degli altri, ma ci preoccupiamo di più della loro opinione che della nostra. Le opinioni degli altri su di te non riguardano realmente te, sono riflessi dei loro valori, pregiudizi ed esperienze. Quando qualcuno ti disprezza, spesso sta reagendo a una proiezione piuttosto che al vero te. La dolorosa verità è che nel tentativo di compiacere tutti, finisci per non compiacere nessuno, specialmente te stesso. Diventi una versione annacquata di chi potresti essere, sempre alla ricerca di validazione esterna piuttosto che di guida interna. Ogni volta che silenzi i tuoi veri pensieri per evitare disapprovazione, scambi autenticità con accettazione. Ti esaurisci cercando di soddisfare aspettative in continuo cambiamento, spesso contraddittorie. E l'ironia? Le persone rispettano l'autenticità più del compiacimento. Chiediti: chi sei quando nessuno sta guardando? Cosa faresti, diresti o creeresti se non fossi preoccupato delle critiche? Quella versione di te, l'autentico te senza filtri, è quello di cui il mondo ha realmente bisogno. Le persone che contano veramente nella tua vita ti ameranno non nonostante le tue stranezze e imperfezioni, ma grazie ad esse. Apprezzeranno la tua voce autentica, anche quando non fa eco alla loro. Liberati dalla prigione di cercare l'approvazione universale. Stabilisci confini, esprimi la tua verità, fai scelte basate sui tuoi valori piuttosto che sulle aspettative degli altri. Alcune persone si allontaneranno. Lascia che lo facciano. Stanno facendo spazio a coloro che ti apprezzano esattamente come sei. Ricorda, essere disprezzato da alcune persone non è prova di fallimento, è prova di autenticità. Significa che hai difeso qualcosa di reale, invece di cercare di essere tutto per tutti. Capitolo 6. Abbracciare l'incertezza fondamentale della vita. Bramiamo certezza, vogliamo risultati garantiti, odiamo non sapere cosa ci aspetta, e così creiamo l'illusione del controllo, piani dettagliati, valutazioni dei rischi, strategie di riserva. Tutto progettato per proteggerci dall'intrinseca imprevedibilità della vita. Ma ecco la scomoda verità: l'incertezza non è solo una parte della vita, è la vita stessa, e la tua resistenza a questo fatto ti causa inutili sofferenze. Seneca ci ricorda: soffriamo più spesso nell'immaginazione che nella realtà. La maggior parte della tua ansia non deriva da problemi reali, ma dal tentativo di prevedere e controllare un futuro intrinsecamente imprevedibile.
Pensa alle tue più grandi preoccupazioni in questo momento. Quante riguardano scenari futuri che non sono ancora accaduti. Stai soffrendo in anticipo per cose che potrebbero non verificarsi mai, sacrificando la tua pace presente per problemi ipotetici. Anche i tuoi piani più accuratamente costruiti possono essere sconvolti in un istante da circostanze che non avresti mai previsto. Una pandemia, un crollo del mercato, una diagnosi di salute, un incontro casuale che cambia tutto. L'unica certezza è che la vita ti sorprenderà, a volte dolorosamente, a volte meravigliosamente. Combattere contro l'incertezza è come combattere contro la gravità, è una battaglia che non puoi vincere. Più resisti, più soffri. La vera libertà non deriva dall'eliminare l'incertezza, ma dall'abbracciarla. Quando accetti che non puoi prevedere o controllare tutto, smetti di sprecare energia sull'impossibile e ti concentri invece sullo sviluppo di resilienza e adattabilità. Questo non significa abbandonare i piani o vivere sconsideratamente. Significa mantenere i tuoi piani con leggerezza, rimanere flessibile e sviluppare la forza interiore per navigare qualunque cosa ti si presenti. Guarda indietro alla tua vita. I momenti più significativi probabilmente non sono stati quelli che hai pianificato. Sono stati svolte inaspettate, incontri casuali, opportunità o sfide sorprendenti. L'incertezza non è il tuo nemico, è la fonte delle esperienze più profonde della vita. Pratica il rimanere presente, piuttosto che proiettarti in un futuro immaginato. Quando l'incertezza innesca ansia, riportati a ciò che sai in questo momento, in questo istante. Ricorda a te stesso che qualunque cosa accada, hai la capacità di rispondere. La vita non è un problema da risolvere o un futuro da controllare, è un viaggio che si svela da vivere. Quando fai pace con l'incertezza, scopri una sicurezza più profonda che non deriva dal sapere cosa accadrà, ma dal fidarti della tua capacità di gestire qualunque cosa accada. Capitolo 7. La natura finita della tua risorsa più preziosa. Guarda il tuo orologio, ascolta il suo ticchettio costante. Con ogni secondo, qualcosa di insostituibile sta scivolando via. Il tuo tempo. Puoi guadagnare più denaro, ricostruire relazioni e creare nuove opportunità, ma il tempo, una volta speso, è perso per sempre. Agisci come se dovessi vivere per sempre, ammonisce Marco Aurelio. Ma improvvisamente la tua natura finita sarà rivelata. Questa saggezza stoica ci confronta con una dura verità. Nonostante come spesso viviamo, il nostro tempo è severamente limitato. L'essere umano medio vive circa 4.000 settimane. Questo è tutto, e ne hai già usate molte. Eppure, la maggior parte di noi vive come se avesse un tempo infinito da sprecare, scorrendo distrattamente, impegnandosi in conflitti meschini, procrastinando su ciò che conta di più, dicendo un giorno ai nostri sogni più profondi. Rimandiamo gioia, scopo e connessioni significative, mentre diamo le nostre ore preziose a cose che, sul letto di morte, sembreranno completamente insignificanti. Perché? Perché siamo caduti nell'illusione che il tempo sia abbondante, quando in realtà è la tua risorsa più scarsa. Considera questo. Se sapessi di avere esattamente un anno di vita, come spenderesti oggi? Cosa diventerebbe improvvisamente importante? Su cosa smetteresti istantaneamente di sprecare tempo? La dura verità è che non sai quanto tempo hai. Nessuno di noi lo sa. L'unica certezza è che è finito e continuamente diminuisce. Questo non è inteso per deprimerti, è inteso per svegliarti, per farti realizzare che ogni giorno è una risorsa non rinnovabile, per aiutarti a vedere che come spendi le tue ore è letteralmente come spendi la tua vita. Inizia a trattare il tempo con il rispetto che merita. Esamina come spendi le tue giornate. Stai dando le tue ore migliori a cose che contano veramente? O le stai sperperando in distrazioni, obblighi e lavoro frenetico che non aggiunge valore reale alla tua vita? Impara a dire no alle cose che non si allineano con i tuoi valori e priorità. Smetti di riempire il tuo calendario con impegni che ti prosciugano invece di soddisfarti. Riconosci che ogni sì a qualcosa di non importante è un no a qualcosa che conta.
Soprattutto, sii pienamente presente ovunque tu sia. Quando sei con i tuoi cari, sii veramente con loro, non fisicamente presente, ma mentalmente altrove. Quando stai lavorando a qualcosa di significativo, dà la tua piena attenzione piuttosto che frammentare il tuo focus. Il tempo non sta solo passando, è la tua vita che si svolge, momento per momento. Spendilo con la riverenza che merita. Capitolo 8. La dolorosa necessità del cambiamento e del disagio. Vuoi crescere, migliorare, trasformare la tua vita, ma desideri anche comfort, routine e il familiare. Questa contraddizione spiega perché rimani bloccato in situazioni che hai superato, abitudini che ti danneggiano e schemi che limitano il tuo potenziale. Ecco la verità scomoda. La crescita richiede disagio. Non c'è trasformazione senza dolore, nessun cambiamento significativo senza entrare nell'incertezza. Il fuoco mette alla prova l'oro, la sofferenza mette alla prova gli uomini coraggiosi, scrisse Seneca. Gli stoici avevano compreso ciò che la società moderna cerca di negare. Il disagio non è qualcosa da evitare, è proprio la via per diventare chi sei destinato ad essere. Pensa a qualcosa di valore che hai ottenuto. Imparare un'abilità, costruire una relazione, avanzare nella tua carriera, migliorare la tua salute. Ognuna ha richiesto di spingerti oltre la tua zona di comfort, di sopportare imbarazzo, frustrazione, fallimento e talvolta dolore vero e proprio. Eppure siamo stati condizionati a credere che il disagio sia anormale, qualcosa da eliminare piuttosto che abbracciare. Cerchiamo scorciatoie, vie facili e soluzioni senza dolore. Quando le cose si fanno difficili, spesso molliamo, credendo che questa difficoltà segnali che siamo sulla strada sbagliata. La realtà? Il disagio non è la prova che stai facendo qualcosa di sbagliato, è la prova che stai facendo qualcosa di nuovo, stimolante e potenzialmente trasformativo. Il tuo cervello è programmato per mantenerti al sicuro, non per farti crescere. Preferisce il noto all'ignoto, anche quando il noto ti sta facendo del male. Questo spiega perché le persone rimangono in lavori insoddisfacenti, relazioni tossiche e schemi autodistruttivi. Il disagio del cambiamento sembra più minaccioso del dolore del rimanere fermi. Per creare un cambiamento duraturo, devi essere disposto a sentirti a disagio, a essere un principiante, a fallire pubblicamente, ad affrontare l'incertezza, a sfidare convinzioni che hanno plasmato la tua identità. Tutte queste esperienze innescano resistenza, la tua mente che cerca di riportarti al familiare. Quando capisci che questa resistenza è normale, prevista persino, puoi lavorarci insieme piuttosto che esserne deragliato. Puoi riconoscere il disagio non come un segnale di stop, ma come prova che stai crescendo. Questo non significa cercare la sofferenza fine a se stessa. Significa accettare un disagio temporaneo al servizio di una crescita significativa. Significa distinguere tra dolore produttivo, che porta all'espansione, e dolore distruttivo, che non porta da nessuna parte. La prossima volta che senti resistenza al cambiamento, l'impulso di mollare quando le cose si fanno difficili, di tornare ai vecchi schemi quando i nuovi sembrano imbarazzanti, ricorda a te stesso: questo disagio è la sensazione del tuo vecchio sé che fa spazio al tuo nuovo sé. Non è solo normale, è necessario. La qualità della tua vita è direttamente proporzionale alla quantità di disagio che sei disposto ad abbracciare per ciò che conta di più. Capitolo 9. Lo specchio della responsabilità nelle tue circostanze. È molto più facile incolpare gli altri per i tuoi problemi, il tuo capo per le tue frustrazioni di carriera, i tuoi genitori per i tuoi problemi emotivi, il tuo partner per le difficoltà relazionali, la società per la tua situazione finanziaria. Dare la colpa fa sentire bene, protegge il tuo ego e ti assolve dalla responsabilità. Ma ecco la dura verità che ti libererà o ti offenderà. Mentre non sei responsabile per tutto ciò che ti accade, sei responsabile di come rispondi ad esso. E quella risposta plasma la tua vita più degli eventi stessi. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai forza, insegnava Marco Aurelio. Questa saggezza stoica indica una verità fondamentale. La tua vita
è plasmata meno da ciò che ti accade che da come interpreti e rispondi a quegli eventi. Sì, l'ingiustizia esiste, il trauma accade. Privilegio e oppressione sono reali. Alcune persone affrontano ostacoli genuini che altri non hanno. Queste realtà esterne contano, ma concentrarsi esclusivamente sulle circostanze esterne, specialmente quelle che non puoi cambiare, ti mantiene bloccato in una mentalità da vittima che mina la tua capacità di agire. Anche nelle circostanze più difficili hai delle scelte. Decidi se rimanere amareggiato o trovare significato, se rimanere intrappolato nel passato o andare avanti nonostante le cicatrici, se ripetere schemi distruttivi o fare il duro lavoro di romperli. Guarda onestamente la tua vita, dove hai incolpato gli altri per situazioni che, almeno in parte, riflettono le tue scelte. Dove hai aspettato che qualcosa cambiasse esternamente quando il vero cambiamento necessario è interno. Non si tratta di colpa, si tratta di potere. Quando ti assumi la responsabilità della tua vita, rivendichi la tua capacità di cambiarla. Smetti di aspettare che qualcun altro sistemi le cose e inizi a prendere tu stesso l'iniziativa. Questa responsabilità si estende oltre le tue azioni ai tuoi pensieri, convinzioni e interpretazioni. Due persone possono sperimentare la stessa identica situazione e creare risultati completamente diversi in base a come la percepiscono e rispondono ad essa. La domanda più potente che puoi farti non è «perché questo sta accadendo a me?», ma «cosa farò al riguardo?». Non «di chi è la colpa?», ma «cosa posso imparare?». Non «quando cambieranno le cose?», ma «come posso cambiare?». Prendersi la responsabilità non significa che il cammino avanti sarà facile. Spesso significa avere conversazioni scomode, prendere decisioni difficili, affrontare verità dolorose e fare cose che hai evitato. Ma queste sfide sono il prezzo della libertà, il costo di creare una vita che è veramente tua. Ricorda, potresti non controllare tutti gli eventi che ti accadono, ma puoi scegliere di non essere ridotto da essi. Capitolo 10. Il coraggio di affrontare la tua stessa mortalità. Costruiamo carriere, accumuliamo possedimenti, inseguiamo risultati, ci preoccupiamo per cose banali, tutto mentre evitiamo la verità più fondamentale dell'esistenza. Un giorno, forse prima di quanto pensi, morirai. La società moderna tratta la morte come un tabù, qualcosa da ignorare, negare o allontanare piuttosto che accettare come il naturale completamento del ciclo della vita. Ma evitando questa verità, ci priviamo della sua profonda saggezza. Prepariamo le nostre menti come se fossimo giunti alla fine della vita, consigliava Seneca. Vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo è la più alta forma di saggezza. Gli stoici comprendevano che contemplare la morte non diminuisce la vita, la valorizza immensamente. Quando internalizzi veramente la tua mortalità, le priorità si chiariscono istantaneamente. I conflitti meschini perdono la loro presa, la procrastinazione diventa assurda, il coraggio di perseguire ciò che conta veramente emerge naturalmente. Le attività che sprecano tempo si rivelano per i vampiri rubavita che sono. Pensa alle tue preoccupazioni e frustrazioni abituali. Quante di esse conterebbero se sapessi di avere un anno di vita, un mese, un giorno? Dalla prospettiva del tuo letto di morte, cosa vorresti aver fatto diversamente? Con chi vorresti aver trascorso più tempo? Cosa rimpiangerai di non aver detto, fatto, creato o sperimentato? La maggior parte delle persone evita queste domande perché sono scomode, ma è precisamente questo disagio che le rende preziose. La morte non è solo una realtà biologica, è l'insegnante più potente della vita. Spoglia la distrazione e la pretesa, lasciando solo ciò che è essenziale. Vivere consapevolmente di fronte alla tua mortalità non è morboso, è l'atto supremo di emancipazione. Significa rifiutarsi di posticipare gioia, significato e connessione autentica. Significa fare pace con l'impermanenza piuttosto che combatterla. Significa riconoscere che ogni addio, ogni tramonto, ogni momento conta precisamente perché non durerà per sempre. Pratica chiedendoti regolarmente: se questo fosse il mio ultimo anno, mese o giorno, lo spenderei in questo modo.
Usa la morte non come qualcosa da temere, ma come una lente chiarificatrice che porta la vita in un focus più nitido. Quando fai amicizia con la tua mortalità, smetti di vivere come se avessi un tempo infinito da sprecare. Smetti di rimandare le conversazioni, le creazioni e le esperienze che contano di più. Inizi a vivere con un'urgenza e un apprezzamento che trasforma momenti ordinari in straordinari. Questa verità finale, che il tuo tempo qui è finito, non diminuisce il valore della vita, lo amplifica. Ogni alba diventa un dono, ogni connessione diventa preziosa, ogni momento diventa un'opportunità per vivere pienamente, piuttosto che semplicemente esistere. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.